Ciao a tutti cari amici di Fabula Storico, sono Rizzo, il vostro amico scienziato. Questo episodio nasce proprio grazie ad un commento sotto al video. Possono i vulcani cambiare il clima globale? La scienza dietro le grandi eruzioni. E il commento era questo. Ottimo video, secondo me è una buona idea fare un approfondimento su eruzioni particolari che hanno avuto impatto su popolazioni, Pompei, Indonesia o Islanda. Questo infatti è un ottimo suggerimento di video e quindi questo ho voluto proportelo. Solo ora, come scrissi proprio tempo fa, non l'avrei fatto subito, ma avendo una lista ho dovuto fare prima altri video. Però non mi sono scordato del tuo commento e spero che il video possa essere di tuo gradimento e di poter aver risposto alla tua domanda. E questo ripercorrerà anche una piccola cosa del video che è rischio e pericolosità vulcani e le loro mappe, quindi prenderà anche spunto da quella parte lì e partiamo subito con l'episodio. Un'eruzione vulcanica non è solo lava che fuoriesce da un cratere. È uno degli eventi naturali più potenti e distruttivi della Terra. Nel corso della storia, intere città sono state sepolte, popolazioni sterminate, economie distrutte e persino il clima globale è stato modificato a causa della forza dei vulcani. In questo video vedremo alcune delle eruzioni più significative che hanno avuto un impatto reale sulle popolazioni. Partiremo dall'Italia con il Vesuvio per arrivare in Indonesia e in Islanda. E durante questo viaggio useremo due concetti fondamentali: pericolosità vulcanica e rischio vulcanico, che abbiamo già spiegato in un precedente episodio. Il Vesuvio si erge maestoso sul Golfo di Napoli. È talmente integrato nel paesaggio italiano da sembrare quasi innocuo, quasi familiare. Eppure, questo vulcano è uno dei più pericolosi del pianeta. Nel 79 d.C., il Vesuvio diede origine a una delle eruzioni più devastanti, famose e tragiche della storia umana. In quel periodo, ai suoi piedi sorgevano città floride, ricche, vive come Pompei, Ercolano e Stabia. Nessuno immaginava cosa stesse per accadere. All'improvviso, dal cratere, si levò una colonna gigantesca di cenere, gas e frammenti rocciosi, alta oltre 20 chilometri. Il cielo si oscurò come se fosse notte. Ma il vero pericolo non era visibile dall'alto. Dalle pendici del vulcano iniziarono a scendere le correnti piroclastiche, nubi incandescenti che viaggiavano a velocità impressionanti, superando i 100 km/h e raggiungendo temperature capaci di vaporizzare ogni forma di vita. Inizialmente si formò un'enorme colonna di cenere e gas che raggiunse la stratosfera. Poi arrivarono le correnti piroclastiche, nubi incandescenti di gas e frammenti rocciosi che viaggiavano a oltre 100 km/h. Pompei fu lentamente sepolta dalla cenere, centimetro dopo centimetro. Le persone non morirono sotto la lava, come spesso si crede. Morirono per il calore, per l'asfissia, per l'impossibilità di fuggire da qualcosa di così improvviso e violento. Ma proprio quella tragedia ha lasciato un'eredità straordinaria. Una città perfettamente conservata, congelata nel tempo, che oggi ci permette di osservare la vita quotidiana dell'antica Roma come una fotografia scattata quasi 2000 anni fa. Sorte simile ebbe Stabia, sommersa da una pioggia di pomici, cenere e lapilli che, salvo un intervallo di alcune ore, cade ininterrotta, divenendo una trappola mortale per tanti che rientrarono alla ricerca di persone care e oggetti preziosi. Ercolano, invece, fu colpita da violentissimi flussi piroclastici.
nubi ardenti di gas, cenere e fango ad altissima temperatura che la distrussero in pochi minuti. Molti abitanti che si erano rifugiati sotto i magazzini per le barche sulla spiaggia morirono istantaneamente per asfissia e ustioni, mentre il resto della città fu sepolto da diversi metri di materiale vulcanico che preservò mirabilmente le strutture per i secoli successivi. Il Vesuvio aveva un'altissima pericolosità, ma il rischio diventò enorme perché Pompei, Stabia ed Ercolano erano città densamente popolate ed estremamente vulnerabili. In questo caso, il Vesuvio univa un'altissima pericolosità vulcanica a un elevatissimo valore esposto. Migliaia di persone, edifici, attività commerciali. Il risultato fu un rischio catastrofico. Dopo quell'evento il Vesuvio ha eruttato circa 36 volte, con alcune eruzioni significative, come quella del 472 d.C., che coprì l'Europa di ceneri, e quella del 1631, che segnò la prima eruzione di lava, seguita da altre importanti eruzioni nel 1861, 1872, 1906 e 1944. Quest'ultima è l'ultima eruzione registrata fino ad oggi. Parleremo di quella del 1631 e poi quella del 1944. Quella del 1631 ebbe una pericolosità molto alta ed estremamente distruttiva. Un'eruzione pliniana, subpliniana, con violentissimi flussi piroclastici, lavar, grandi quantità di cenere e si generò uno tsunami nel Golfo di Napoli. Il tutto portò ad un seppellimento di interi paesi, con un VEI stimato tra 4 e 5. È considerata la più violenta dopo il 79 d.C. Il valore esposto fu alto per l'epoca. Decine di villaggi sulle pendici, agricoltura, infrastrutture, porti danneggiati e con circa 20.000-40.000 vittime. Torre del Greco, Ercolano, portici, Torre Annunziata, distrutti o danneggiati. Anche se la popolazione non era densa come oggi, moltissimi vivevano direttamente sui versanti del vulcano. Quella del 1944 ha avuto una pericolosità medio, alta con un'eruzione esplosiva più effusiva, con colate laviche lunghe e distruttive e una caduta di cenere su Napoli. Una VEI stimata attorno a 3. Non paragonabile a Pompei, ma molto pericolosa per le aree vicine. Con un valore esposto molto alto, una popolazione molto più densa e in più una presenza di basi militari USA a causa della guerra che si stava combattendo sul suolo italiano. Vennero annientati molti paesi, tra cui San Sebastiano e Massa di Somma. Inoltre furono distrutti circa 80 aerei americani. Fortunatamente ci furono poche decine di vittime e il paradosso, un'eruzione meno potente del 1631, ma con un valore esposto molto più alto. Nel 1883 il mondo assistette a un evento senza precedenti. Il vulcano Krakatoa esplose con una violenza talmente straordinaria che il rumore dell'eruzione fu udito a migliaia di chilometri di distanza, in Australia, in India, perfino nell'oceano aperto. L'esplosione fu così potente da distruggere gran parte dell'isola stessa. Intere porzioni di terra scomparvero nel mare. Più di 36.000 persone persero la vita. Ma la vera tragedia arrivò subito dopo. La cenere e i gas lanciati nell'atmosfera, poi, modificarono il clima dell'intero pianeta. Nei mesi successivi, in molte parti del mondo, il cielo assunse colori rossastri
e le temperature diminuirono. Un'eruzione locale dalle conseguenze globali. Una pericolosità molto alta, catastrofica. Convei uguale a 6. Avvennero un'esplosione udibile a migliaia di chilometri, uno tsunami fino a 40 metri e il collasso dell'isola. Un valore esposto medio-alto, con coste popolate. In questa eruzione in particolare più che il fuoco, fu l'acqua a uccidere. Ancora più potente, seppur meno conosciuta, fu l'eruzione del Tambora nel 1815. Fu talmente violenta da provocare il cosiddetto anno senza estate. Le ceneri e i gas rilasciati nell'atmosfera ridussero la quantità di luce solare che raggiungeva la superficie terrestre. In Europa e in America del Nord le temperature crollarono, i raccolti fallirono e si verificarono carestie. Ancora una volta, un vulcano dimostrò di poter influenzare non solo un territorio, ma l'intero equilibrio del pianeta. La sua pericolosità fu estrema, la maggiore degli ultimi 2000 anni, con Vei pari a 7. Fu colossale, con flussi piroclastici giganteschi e ci fu uno tsunami. Il valore esposto fu medio-alto per l'epoca. Villaggi interi cancellati e con morti dirette e indirette causate dall'eruzione, comprese tra i 70.000 e i 100.000. Il vulcano più potente mai osservato dall'umanità in epoca moderna. Il vulcano Merapi, uno stratovulcano situato sull'isola di Giava in Indonesia, è uno dei vulcani più attivi e pericolosi del mondo, situato su un'isola densamente popolata. Qui il rischio vulcanico è altissimo, perché milioni di persone continuano a vivere e a lavorare sulle sue pendici, nonostante le periodiche evacuazioni e le eruzioni frequenti. Il Merapi ha una pericolosità alta, frequente ed imprevedibile, con eruzioni esplosive ricorrenti, flussi piroclastici letali e con colate di fango stagionali. Ha un valore esposto molto alto ed è uno dei vulcani più popolati al mondo, con centinaia di migliaia di persone che ci vivono vicino. Nell'eruzione del 2010 ci furono circa 350 morti e migliaia di sfollati. Non è il più potente, ma è tra i più pericolosi, perché le persone sono ovunque. In Indonesia la pericolosità è elevata per natura, ma il rischio è amplificato dalla presenza umana. Ed è proprio questo connubio che rende questa regione una delle più vulnerabili del pianeta. Dalle giungle e dalle isole tropicali, ora ci spostiamo in un luogo completamente diverso. Una terra di ghiaccio, fuoco e silenzio, l'Islanda. L'Islanda si trova a cavallo tra due placche tettoniche. La placca nordamericana e quella euroasiatica. Qui la crosta terrestre si apre lentamente, permettendo al magma di risalire in superficie con una certa frequenza. Il paesaggio è dominato da ghiacciai, deserti lavici, geyser e vulcani attivi. È una delle regioni più affascinanti, ma anche più instabili del pianeta. Nel 2010, un vulcano dal nome quasi impronunciabile attirò l'attenzione del mondo intero. Eyjafjallajökull. L'eruzione non distrusse città e non provocò migliaia di vittime, come nel caso del Krakatoa o del Vesuvio, ma ebbe un impatto enorme sulla vita di milioni di persone.
Una gigantesca nube di cenere si sollevò nell'atmosfera e si diffuse sull'Europa. Le particelle di cenere risultavano estremamente pericolose per i motori degli aerei, che rischiavano di spegnersi in volo. Per giorni lo spazio aereo europeo venne quasi completamente chiuso. Più di 100.000 voli furono cancellati, milioni di passeggeri rimasero bloccati e l'economia globale subì gravi danni. Questa eruzione ci ha mostrato un aspetto nuovo del rischio vulcanico. Non solo la distruzione materiale o la perdita di vite umane, ma anche un impatto mondiale sugli scambi, sui trasporti e sulla vita quotidiana. La pericolosità fu media alta. Sotto un ghiacciaio fu esplosivo. Ci furono enormi colonne di cenere e nessun flusso catastrofico diretto sulle città, con un valore esposto basso localmente, ma altissimo a livello globale. È una zona poco abitata, ma una chiusura dello spazio aereo europeo con più di 10 milioni di passeggeri coinvolti comportò perdite economiche enormi. Questo è un esempio perfetto di valore esposto globale. Ancora oggi l'Islanda continua a darci prova di un'intensa attività vulcanica. Nuove fessure, colate di lava ed eruzioni ci ricordano che il pianeta non è mai davvero fermo. Qui, più che altrove, è evidente un equilibrio delicato tra l'uomo e la natura. Un equilibrio che esiste solo grazie allo studio, al monitoraggio e alla prevenzione. Il vulcano non è un nemico, è una voce della Terra. Sta a noi imparare ad ascoltarla. Sapevate che ho scritto e pubblicato non uno bensì 2 libri? Entrambi di tipo di scientifico divulgativo sulla paleontologia. Il primo è sui dinosauri, come sono nati, si sono evoluti e diventati padroni del mondo, fino ad estinguersi. E poi ci saranno altre chicche, come ad esempio il grande pubblico ha percepito questi colossi. E il libro si chiama Dinosauri, un'evoluzione storica, naturale e culturale, ed è in 2 lingue, italiano e spagnolo. Il secondo libro tratta su come scavare i vertebrati fossili, dallo scavo al laboratorio, con varie tecniche e strumentazioni da utilizzare e la burocrazia necessaria, fino ad arrivare al museo, per essere ammirati dal grande pubblico. E questo libro si chiama Come scavare vertebrati fossili, manuali di istruzioni. Entrambi potete trovarli su Amazon. Link in descrizione. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.